e siamo giunti a Matteo 27. Leggiamo i primi 5 versetti. Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si ripentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «Che ci riguarda? Veditela tu». Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Giuda riporta indietro le monete per ritrovare la luce nell'oscurità nella quale esse lo avevano condotto. L'impiccagione è simbolo di connessione tra il giusto e la morte, quindi una comprensione di quanto è stato fatto. Rappresenta un passaggio doloroso ma necessario per giungere a una nuova consapevolezza ed essere pronti alla rinascita. Versetti 6-10. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: «Non è lecito metterlo nel tesoro perché è prezzo di sangue». E tenuto consiglio comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia. E presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Il vasaio è colui che ha forgiato l'essere umano e presiede la creazione del mondo. È dotato dell'energia matriciale che tutto genera. Il campo di sangue per seppellire gli stranieri rappresenta gli inferi, dove vanno coloro che sono indegni del luogo sacro. Versetti 11-52. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore l'interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre lo accusavano, i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano contro di te?» Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito per ciascuna festa di Pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua». Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: «Chi dei due volete che vi rilasci?» Quelli risposero: «Barabba». Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?» Tutti gli risposero: «Sia crocifisso». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora urlarono: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre di più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. «Non sono responsabile», disse, «di questo sangue. Vedetevela voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricadrà sopra di noi e sopra i nostri figli». Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!» E, sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere sulla croce di lui. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte e, sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta nella sua condanna: «Questo è Gesù, il re dei Giudei». Insieme con lui furono crocifissi 2 ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là e lo insultavano scuotendo il capo e dicendo:
Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E il re di Israele scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti, sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, costui chiama Elia. E subito dopo uno di loro corse a prendere una spugna e imbevutala di aceto lo fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano, lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un altro grido, spirò. Ed ecco il velo del tempio squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. È interessante quest'ultimo versetto. Afferma che Gesù non è il solo a risuscitare, ma altri lo fanno. Il processo iniziatico si è concluso per altre persone che ritornano a vita nuova. Versetti 53-66. E uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordate che quell'impostore disse mentre era vivo: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come credete. Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Anche tutti questi argomenti li abbiamo già trattato nei video precedenti.